È presente qui sull'altare la medaglia d'oro al valor militare generale di Corpo d'Armata Alberto Rigoppi, presidente nazionale onorario dell'Associazione Nazionale Combattenti in Guerra di Liberazione per i reparti inquadrati nelle Forze Armate. Prende la parola la medaglia d'oro generale di Corpo d'Armata Rigoppi. Guardate, io sono un soldato e quindi parlo poco. Grazie di essere riusciti a fare questa cerimonia di pacificazione fra gli opposti comuni. I soldati, i combattenti non sono responsabili politicamente delle guerre che fanno, sono responsabili solo del come le fanno. Grazie. A Sudorno c'è stata quella riunione per la cosiddetta pacificazione, perché purtroppo in Italia, dopo la guerra, finita la guerra, gli ex combattenti vengono suddivisi in buoni, cattivi e pessimi. Addirittura si sono, invece che finito tutto, amici come prima, perché il principio sul quale io mi baso è questo, che i combattenti non sono responsabili di aver scatenato le guerre vengono scatenate o dai politici o dalle forze. I combattenti, i soldati sono solo responsabili del modo come hanno combattuto, cioè come si sono comportati in combattimento. Su questo principio l'affare dice: finita la guerra ci saranno i criminali di guerra, è una cosa, ma non della gente colpevole per aver combattuto da destra verso sinistra o da sinistra verso destra. Il modo come hanno combattuto, di quello sono responsabili loro, ma del perché sono andati lì, da chi ha dichiarato la guerra, chi ce l'ha mandati, non sono responsabili loro. E quindi su questo principio si facevano delle riunioni, una di queste qui è quella di Sudorno. Ma oggi l'esercito italiano io non lo conosco più, non so, c'è mio figlio dentro adesso, io non so l'efficienza attuale, non la giudico, io ormai ho 88 anni, in pensione sono andati, ne ho 88, ci va a 63 anni in pensione, quindi sono più di 25 anni. Era un esercito che diciamo, efficiente, non è che non lo fosse. Tutto si può migliorare o no, ma io mi sono trovato bene nell'esercito e amavo il mio mestiere. Eravamo degli ottimi membri della NATO. La NATO non si è mai, che mi risulti, non si è mai lamentata degli italiani. Punti forti e punti deboli. L'addestramento dipendeva dai reparti, dai comandanti, dei vari reparti. I soldati, guardi, vi dirò una cosa, che un giudizio che veniva dato così, un giudizio, dice: i soldati, l'italiano è ottimo, i sottufficiali italiani sono buoni,
Gli ufficiali inferiori italiani ancora buoni, i generali sono un disastro. Questa è quella la voce che correva per i soldati. Effettivamente succede questo, il guaio per me è che la politicizzazione dell'esercito. Adesso l'esercito, l'albero dell'esercito non dà i frutti, i suoi frutti, non fa una carriera, sono i frutti dell'esercito che vengono fuori, i frutti che vengono pescati dall'esercito. Prima c'è questo albero che dà militare, che dà, a un certo momento i frutti vengono scelti dai politici per promuoverli. I generali sono scelti dalla classe politica, perché adesso con la politicizzazione dell'esercito, se uno non ha il canale politico è difficile che faccia carriera. E quindi ecco che la scelta non viene fatta in base al valore, solo al valore militare, ma essenzialmente a che lì il corrente politico appartiene. E quindi l'esercito è scaduto in alcuni casi, quando le scelte sono fatte solo dal punto di vista politico. Ma anche allora credo che sempre i gradi, le commissioni di avanzamento, chiamiamole, a un certo momento si sono politicizzate e quindi le commissioni stesse decidevano secondo dei punti di vista politici. Per esempio chi era di destra, supponiamo che ci fosse Berlusconi, quelli che erano dei Berlusconi sceglievano i berlusconiani e quegli altri che invece erano come un altro di quelli dall'altra parte sceglievano quelli di quella corrente di sinistra, i sinistri e i destri. Quando in un esercito cominciano i sinistri e i destri è un guaio. Sempre è successo da un po' di tempo. Noi nel 40 c'erano i fascisti, prima ci sono stati i fascisti, poi dopo ci sono stati gli antifascisti e poi via. Sono le politicizzazioni che in base a ogni corrente sceglieva i suoi. La milizia era un corpo speciale che era essenzialmente fascista, vabbè. Non è che fosse diversa, erano degli ottimi soldati anche loro. E anzi, in Russia hanno combattuto bene. Fianco a fianco coi valorosi camerati germanici, i nostri soldati e le camicie nere dell'Armir si battono eroicamente nelle steppe ghiacciate del fronte meridionale. I nostri guastatori si recano a snidare nella boscaglia e nei casolari dei gruppi d'assalto bolscevichi. Anzi, e poi il bello è che dopo la guerra non appare nemmeno che c'erano formazioni di camicie nere a combattere in Russia. È cancellata, è sparita, non si trova più. Hanno fatto dei monumenti a Novara, per esempio, in cui della divisione Torino, della divisione Corsieri, eccetera, e non hanno messo quello della Russia. Perché lì, ecco, vado a parlare con il dottor Piazza, che adesso è il presidente dei reduci di Russia. E quello lì racconterà, è lui che ha fatto una battaglia estrema. Dottor Piazza va in via all'UNIR, Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, e lui racconterà questo aspetto. Lui era dell'esercito, era un lanciafiamme.